E qui entriamo nel magico mondo del benessere animale che a me lascia molto perplesso, o almeno vorrei spiegarla meglio. È giusto che ci siano delle regole, perché secondo me se no poi ce ne deriva quindi è giusto regolamentare la cosa, però secondo me noi partiamo da un punto di vista proprio sbagliato. Il concetto di benessere, come inteso oggi, è un concetto di benessere che ci dice che gli animali, ed è vero, cioè la maggior parte è così, vengono allevati praticamente solo ed esclusivamente in stalla, e quindi da qui parte tutta una serie di discorsi che devono avere una metratura adeguata, devono avere una ventilazione adeguata, devono essere ben impagliati, cioè è l'ABC. Però è come se ci dicessimo tra noi: ok, io ti faccio vivere per tutta la vita in una bella prigione, però non hai 2 metri quadrati, te ne diamo 4, magari con una bella finestra. Ecco, secondo me il concetto di benessere è sbagliato, perché ho sbagliato per come la vedo io, perché noi abbiamo una visione di benessere che è molto umanizzata. Banalmente io mi trovo ogni tanto a vedere gente che mi fa delle riflessioni sugli animali quando fuori piove, perché sono la pioggia, perché noi non abbiamo più gli strumenti, noi esseri umani, per difenderci dalla pioggia, ma loro li hanno, cioè nel senso, se noi riuscissimo e torniamo al discorso dell'osservarli e capirli, noi ci renderemmo conto che la loro priorità quando piove non è quello di ripararsi dalla pioggia, se ne fregano della pioggia, loro hanno bisogno di mangiare. Quindi la loro priorità è mangiare. Una volta che ha mangiato, la pioggia, a meno che non si tratti di eventi estremi, non gli fa paura. Detto questo, secondo me il miglior benessere, specialmente se parliamo di vacche, è il pascolo. Poi dipende dal tipo di pascolo, però è uno dei concetti migliori, perché sono all'aria aperta, perché hanno spazio per muoversi, per un sacco anche per il fotoperiodo, quindi la luminosità che è diretta del sole. Anche qui ritorniamo al discorso, ma il sole è un problema di nuovo per noi. L'animale ha bisogno del fotoperiodo, noi probabilmente cerchiamo l'ombra. Io vedo gli animali in piena estate, specialmente le vacche, sono coricate in pieno sole e non fanno una piega, e dovremmo proprio uscire da questa concezione di benessere vista dal punto di vista umano e entrare nella concezione di benessere vista dal punto di vista animale. Io per esempio gli animali ce li ho legati anche qui con le dovute proporzioni, per una parte del giorno / una parte dell'anno. Se dovessi pensare di tenere un animale legato per tutta la sua vita, ti direi di no. Però legare l'animale, cioè io dovessi fare una stalla oggi, me ne frego di quello che mi dicono del benessere, io la voglio legata, perché legare un animale quotidianamente, se poi hai la possibilità di uscire, andare al pascolo o comunque di uscire in un paddock, significa avere un contatto diretto con l'animale ha un contatto diretto con te, ed è un approccio che ogni santo giorno tu hai ed è un lavoro che poi ti ritrovi, però sono lavori che devono essere coltivati quotidianamente, non una volta ogni tanto. Tutto il concetto del benessere si fonda sul fatto che gli animali stiano, tra virgolette, bene, e che l'uomo abbia da intervenire il meno possibile. Quindi noi stiamo togliendo l'elemento umano dall'allevamento. Giusto o sbagliato non lo so, però questa è una cosa che poi ci ritroviamo dietro nel rapporto con loro. Quindi più noi ci allontaniamo da loro, meno loro avranno fiducia, confidenza in noi. Io quando dico noi intendo noi che dobbiamo operare con loro. Quindi questo è a grandi linee il concetto di benessere. Poi logicamente, come tutti, anche a me quando sono in stalla mi piace che abbiano il giusto spazio per coricarsi. La pulizia della stalla non è quotidiana, è triquotidiana addirittura. Però anche qui fa parte poi del tempo, della disponibilità e della sensibilità di ognuno di noi, perché banalmente il letame, se lo togli una volta al giorno, non ti cambia. Io, che ne so, faccio delle cose che sono magari per qualcuno assurde. Per esempio, quando poi arriviamo nel periodo invernale, che stanno in stalla tutto l'inverno, io gli toso la schiena. Di per sé è una cosa che può avere nessun senso, però rimanendo in stalla, non potendo, tra virgolette, muoversi, in stalla comunque col fieno cosa si genera polvere che si deposita sulla schiena. Tosandogli la schiena, loro hanno molto meno deposito, quindi meno, come dire, questa cosa qui gli crea prurito. Meno prurito e di conseguenza sono molto più tranquille. Io da quando ho cominciato a tosarlo ho visto che banalmente loro sono molto più tranquille, ma per il semplice fatto che anche un po' di polvere posata sulla schiena, se non hanno la possibilità di muoversi, gli crea stress. Quindi tutto quello che può creare stress. Dal punto di vista sanitario, logicamente abbiamo delle regole come a livello nazionale e anche europeo.
Poi anche qui ognuno ha un po' una sua sensibilità a riguardo. Io per esempio quando ho trovato questo posto qui dove adesso abbiamo la nostra azienda, la cosa che più mi piaceva era l'isolamento. Però l'isolamento tradotto dal punto di vista sanitario significava, non avendo allevamenti di tipo intensivo, parlo al passato perché purtroppo adesso ce ne ho, a fianco, significava non avere nessuna sorta di, diciamo, malattia portata da vettori che poteva arrivare in stalla, quindi banalmente poterci permettere di non più stravaccinare gli animali o stracolare gli animali. E adesso c'è tutta una sorta di filone che dice di fare attenzione all'uso o abuso di farmaci. Il discorso che io faccio è, io per esempio non è che al mattino mi alzo e mi va di fare un po' di farmaco a un animale, lo faccio quando ce n'è bisogno. Logicamente un allevamento che vive, diciamo, un po' più non in condizioni di intensività, hai bisogno di molti meno interventi perché i fattori esterni che possono andare a intervenire dal punto di vista sanitario sono molto minori. Io lo vedo dal punto di vista sanitario l'inverno in stalla, dove comunque la densità è più forte, gli spazi sono più ristretti, è sempre più complicato che non d'estate, nonostante che poi siano magari a 3000 metri e sulle rocce l'intemperie. Eppure noi d'estate sembra quasi che vadano in automatico, cioè banalmente la siringa non sai cosa sia, cioè, mentre invece d'inverno ti ritrovi con delle problematiche diverse. Ritornando poi sempre sul discorso del benessere, le movimentazioni, io penso che qualsiasi azione che fai con gli animali non deve essere fonte di stress. Quindi quando ci troviamo a spostarle, se sono spostamenti che conoscono è un conto, quando non li conoscono comunque evitare urla, evitare bastoni banalmente, perché è la cosa che succede più di frequente. A me piace sempre dire che ci sono due modi per spostare una mandria, uno è spingerle e uno è chiamarle. Sono due concetti completamente diversi, a me piace chiamarle. Logicamente ritorniamo sempre al discorso che facevamo prima, devi avere chi ti ascolta di fronte e chi poi ti segue, perché se poi ti guardano e non si fidano di te, non ti seguono, è bel chiamarle. Quindi no, il concetto è, e ritorniamo sempre che comunque non sono mai, come dire, comparti stagni, è tutto un agire che poi ha diverse sfaccettature, diverse conseguenze su tante altre azioni quotidiane con gli animali.